sono una naturalista, ho lavorato dalla mia laurea ad oggi, quindi gli ultimi 10 anni, come naturalista in Puglia, perché sono pugliese. Ho fatto guide escursionistiche, ho fatto tanto lavoro di campo nell'ambito botanico e tanta educazione ambientale. Com'è andata? Bene, bene, interessante. Emotivamente sono felicissima perché avevo tanta voglia di guardare con i miei occhi quello che avevo letto, quello che mi era stato raccontato. Dove stiamo andando stamattina? Il progetto Wash con i top ovunque, tutto è possibile. Siamo ad Alen, sempre nella sede secondaria di GVC e malgrado nostro sempre più vicini alla Siria, pronti a fare quello che sappiamo fare meglio, cercare di portare a casa sia la serie che la pelle e non per forza in quest'ordine. WASH significa Water, Sanitation and Hygiene. È la parte di progetto che si occupa di garantire che la popolazione che vive all'interno dei campi abbia un quantitativo di acqua sufficiente e di qualità adeguata. All'interno del nostro ufficio abbiamo anche un laboratorio che ci permette di effettuare le analisi dell'acqua. Sui campioni di acqua che preleviamo all'interno dei campi e di decidere quali attività fare tra distribuzione di filtri per rimuovere i batteri, installazione di reti idriche che collegano i pozzi alle tank che le famiglie hanno a disposizione per conservare l'acqua, distribuzione di water tank da 1000 litri, desludging, quindi svuotamento delle fosse delle latrine della popolazione, installazione di nuove latrine e installazione di latrine progettate appositamente per persone con disabilità che vivono all'interno dei siti. Persone ci chiamano, ci dicono abbiamo la pit piena, venite a fare il desludging, lo svuotamento. Ancora confusi dalle parole pit e desludging, andiamo direttamente sul campo a raccogliere dati, perché, come stiamo imparando ancora una volta, i dati, dopo essere stati analizzati, finiscono nelle mani di qualcuno che, al contrario nostro, può farne buon uso. Io devo trasformare questi dati raccolti dal team che lavora in campo, in field, in icone da mettere nei punti che loro hanno raccolto. Queste mappe riguardano sia i rischi che le risorse che ci sono all'interno del campo, quindi dell'ETS, e nelle vicinanze, la presenza del pozzo con l'acqua, una buca scoperta o la presenza di acqua contaminata. Queste mappe chiaramente hanno l'utilità di avere graficamente l'idea di come è strutturato un ETS e quindi avere le idee chiare su quali sono i rischi e quali sono le risorse. Dove siamo? Qui siamo all'interno di uno dei nostri magazzini dove abbiamo il materiale, è un capannone vicino all'area dove lavoriamo e adesso prepariamo i filtri da distribuire, quindi applichiamo gli adesivi per la visibilità, controlliamo che siano in ordine di modo che poi siano pronti per essere distribuiti alla popolazione. Dunque abbiamo superato K, che è l'ultima città che abbiamo visto in territorio libanese, poi abbiamo superato questa dogana dove siamo sempre in territorio libanese, ma di libanesi pare che qui non ce ne siano. Siamo in una zona rurale, terra rossa, tanti sassi. Wimbledon. Dove giocano? Ovviamente non siamo a Wimbledon, ma nell'area agricola di Mashari al-Ka e più precisamente all'interno di 2 campi profughi che ospitano all'incirca un centinaio di persone, dove avverrà la distribuzione filtri. In determinati campi la risorsa d'acqua, che può essere o il fiume o il pozzo, è contaminata dal punto di vista batteriologico. L'acqua in quest'area tendenzialmente è buona, però c'è un po' il problema di come viene conservata da loro. Essendo abituati a stare in una situazione dove l'acqua era già potabile, utilizzare ad esempio il cloro per rendere potabile l'acqua non va tanto bene perché non piace il sapore del cloro e quindi preferiscono piuttosto bersi l'acqua così com'è piuttosto che utilizzare il cloro. Per ovviare al sapore del cloro ci sono appunto i filtri, detti anche tulip filter per la forma, o meglio conosciuti anche come candle filter, presumiamo sempre per la forma, che oltre ai nomi fantasiosi hanno 2 principali funzioni. Quindi l'acqua passa all'interno della parete in ceramica, viene microfiltrata, i carboni attivi trattengono le particelle più piccole e l'argento evita la formazione della carica batterica. Una volta che l'acqua passa attraverso il filtro viene conservata nel serbatoio che sta al di sotto, in cui poi rimane e può essere bevuta dalle persone.
Dato che per ottenere 10 litri di acqua potabile per famiglia servono tra le 4 e le 5 ore di filtraggio, ci promettiamo qui al confine siriano di prestare molta più attenzione a quanta acqua faremo scorrere in futuro. Chiudi il rubinetto, Peter! Volgiamo così alla fine del progetto WASH, lasciando la parola a chi come noi cerca di documentare ciò che gli sta intorno. Non avevo mai lavorato prima comunque in un ONG o nell'ambito della cooperazione ed è stato effettivamente poi molto interessante. Sono venuto qua con GVC, con You Volunteers, come Communication Officer, e nello specifico per fare dei video e ancora più nello specifico per fare un piccolo documentario sulla situazione qua con i rifugiati siriani nei campi in cui lavora GVC. Checkpoint dopo checkpoint ci spostiamo fino alla Bue, nell'area settentrionale della Bekaa, in visita ad una scuola elementare che ospita 300 studenti siriani e 200 libanesi. I bambini siriani in questo paese, dopo 7 anni di guerra, frequentano quello che viene chiamato il secondo turno, ossia per motivi imperscrutabili i libanesi non frequentano la scuola insieme con i siriani, ossia i siriani le frequentano di pomeriggio, quindi separati dai libanesi. Tutto improvvisato, ragazzi, è tutto improvvisato. Mi dite cosa fai? Non ne ho idea. L'obiettivo del documentario è far vedere come queste persone vivono e che nonostante tutto la copertura mediatica gigante che c'è sulla crisi siriana, queste persone non sono appunto solo migranti, non sono solo etichette, ma sono persone che hanno una famiglia, una vita, lavorano e campano in maniera che poi è molto vicina alle cose che abbiamo noi in Europa e ai nostri canoni in qualche modo. Siamo alla fine della nostra tappa libanese e ci sembra doveroso ringraziare per tutto quello che abbiamo visto e che ci porteremo dietro e ricambiare a modo nostro lasciando Marco Ripoldi in balia di centinaia di bambini. Guarda che sono pronti, io vengo fuori. Io vado avanti a fare lezione. Le colle, no? Nella prossima puntata di TSS on the Road. La musica sueni. Aiutare